Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper, come sempre accompagnati da uno dei deck builder, Mario Garavelli, che partecipa assiduamente al circuito di tornei organizzati dalla Lega Pauper Martesana, con una lista innovativa che prende a piene mani dalle novità del set di Pyrexia All BB1. Il focus ovviamente è dedicato alle molte carte che hanno introdotto ed espanso le meccaniche legate ai segnalini veleno, ma non solo, aggiungendo diverse magie a rarità comune che con un'altra meccanica, proliferare, ci offrono diverse sinergie interessanti. Grazie all'incremento dei segnalini potremo non solo infettare l'avversario, ma incrementare dei contatori che riguardano anche altri permanenti in nostro possesso, così da costruire un gameplay in particolare, diverso dal solito, ma allo stesso tempo letale. Questa volta vi parleremo di Poison Storm. Come avete intuito dalle premesse iniziali, questo archetipo fonda il suo potenziale dalle tante carte a rarità comune che hanno espanso la possibilità di infettare e proliferare i segnalini veleno, anche non passando necessariamente dalla combat, dandoci modo di costruire una lista tutta nuova. Iniziamo dalle carte che possono infliggere il primo danno da infect al nemico e con 4 Infectious Inquiry e 3 Prologue Pyresis gettiamo le basi con una certa consistenza per ottenere questo effetto, fondamentale per uccidere il nostro avversario. Da questa base si passa a tutte le magie che proliferano questi segnalini e non solo, a partire da 4 Experimental Augury, che fungono anche da cantrip, aiutandoci a scavare nel grimorio nelle carte giuste, sia per infettare il nemico, sia per trovare altre magie che diffondono segnalini. Per fortuna il set di Pyrexia ci ha donato molto, affiancando ai vecchi Contention Plan in 4x, Tears in Roots qui in 3x e Vivisurger Inside in 4x, introducendo degli effetti di contorno anche interessanti per il nostro piano di gioco, anche se in alcuni casi con costi di cast non certo leggeri. Al fine di garantirci sempre molte carte in mano, aggiungeremo anche 4 Demon Analysis, carte ottime per scavare nel grimorio, potendosi riciclare anche dal cimitero per la massima resa possibile in ogni circostanza. In un meta come quello odierno molto aggressivo non possono mancare i Weather Storm, qui in 4x, vista l'assenza di creature a protezione dei nostri punti vita iniziali e la tendenza, agevolata da alcune tech, a lanciare molte magie in un turno, alimentando a dovere lo Storm Count con facilità. Infine, come coltellino svizzero per una lista a base istantanea, adotteremo un Mystical Teaching, carta ottima soprattutto se cerchiamo in fretta una carta adatta a infliggere gli ultimi danni da infect, così da salire sul carro dei vincitori senza neppure aver fatto una combat. Con un comparto magie nutrito che punta a infettare ma soprattutto a proliferare i segnalini, potremo sfruttare, a nostro vantaggio, questa massa critica per incrementare il value in campo, anche grazie a una serie di permanenti che a loro volta beneficeranno dell'incremento dei loro segnalini. In prima battuta con 4 Everfalling Chalice abbiamo un sasso che grazie al suo costo di multipotenziamento può generare mana incolore in base ai contatori presenti, così ogni nostro effetto di proliferare aumenterà di volta in volta il valore del suo tap per soddisfare la nostra sete di mana. C'è però un altro artefatto, Pentad Prism, anche lui in 4x, che offre un effetto simile, ma risulta ancora più efficace, sia perché ci dà mana colorato, ma soprattutto perché non si deve tappare per fornire questo mana, quindi a ogni cast di una magia con proliferare ci può dare sin da subito nuovamente il mana appena speso. Infine, con un altro artefatto, Serrate d'Arrows qui in 2x, otterremo una rimozione, sia di piccole creature, sia di pezzi più importanti, integrandosi con i suoi segnalini -1/-1 agli effetti di proliferazione, distruggendo anche board importanti con unica singola attivazione. Come abbiamo potuto assaggiare con gli artefatti, l'abilità proliferare non ci serve solo per uccidere il nostro avversario con i segnalini veleno, ma anche tra le terre abbiamo modo di enfatizzare al massimo questo effetto, guadagnando sempre più mana, così da alimentare le nostre giocate. Ci sono infatti diverse terre che entrano in campo con dei segnalini, e con 4 Hickory Woodlod, 4 Pitbog e 4 Sapraza Skerry abbiamo delle carte perfette per avere 2 mana con un unico land drop, non rischiando di perderle dopo le 2 attivazioni grazie alle varie magie che con proliferare ne aumenteranno l'efficacia. Per accelerare un minimo l'azione avremo a disposizione una serie di terre base con 5 isole innevate, una palude innevata e una foresta innevata, con una scelta ininfluente per quelle di tipo innevato visto che il mazzo non ne trae nessun beneficio se non un fatto estetico del suo giocatore. Con un impianto tra le 60 focalizzato e denso di carte dagli effetti similari, danno modo alla sideboard di comportarsi di conseguenza, con scelte ampie e mirate per tutti i matchup in cui una lista senza creature potrebbe avere qualche difficoltà in più. Per rinforzare la rimozione a disposizione viene aggiunto un Serrate d'Arrows a quelli già presenti di main, per rinforzare la presenza di uno strumento punitivo in particolare contro i mazzi sciame o basati su piccole creature resilienti.
Contro gli aggro veloci ci doteremo di ben 4 Moment Piece, carta ottima per proteggere la nostra avanzata, che non è proprio veloce, verso questi archetipi che al momento si ritagliano uno spazio cospicuo nel meta odierno. Per proteggere le magie chiave, soprattutto quelle che infettano inizialmente il nemico, aggiungeremo 4 Bring the Ending, che ben si incastrano con questa tipologia di chiusura, diventando ancora più efficienti se l'avversario ha almeno 3 segnalini veleno. Contro archetipi a base muri o che hanno una forza molto bassa, ma con una costituzione elevata, utilizzeremo con profitto gli Inside Out in 4x, carre di sicuro impatto in combinazione con Serrated Arrows, così da rendere anche un singolo segnalino -1/-1 una potente rimozione. Infine, per board complicati, ci affideremo a 2 Breath Weapon, una rimozione di massa che non intaccherà il nostro piano di gioco, visto che è sprovveduto di creature del tutto inutili nel nostro gameplay a base magie. Siamo di fronte a un archetipo molto quadrato, anche se vincolato a filo doppio con le uscite di Pyrexia All We One, che necessita ancora di qualche affinamento per raggiungere la maturità necessaria, ma se volete visionare questa build in azione potrete sul canale YouTube della Lega Pauper Martesana vederlo in una sfida all'ultima giocata. Il nostro deck builder non si è però fermato qui, apportando già alcuni correttivi a partire da una riduzione drastica delle terre, togliendone ben 3, sostituendole con 3 Lotus Petal, per riuscire ad accelerare ulteriormente il gameplay, superando il limite dell'unico land drop a turno possibile con il resto del mazzo. Un'altra limatura ha colpito i Mystical Teachings, troppo poco flessibili vista l'esigenza di trovare anche degli artefatti di peso tra le 60, puntando quindi ai Mud of the Mixture, già presenti nella lista che troverete nel testo del video, che danno modo di avere un tutore non counterabile più adatto alla varietà di carte presenti in questo archetipo. Di certo il potenziale non manca, e non è detto che con carte che proliferano o artefatti che migliorano la consistenza e il vantaggio mana, si arrivi a qualche variante che ne migliori ancora di più la resa in campo, nonostante già sin d'ora ci siano gli spazi di manovra più che accettabili. Chissà che questa lista avrà modo di trovare una sua dimensione tra gli archetipi del formato o si riduca al classico Glass Cannon che non riuscirà ad emergere, ma chissà che gli sforzi del team che ruota attorno alla Lega Pauper Martesana non riesca a portare alla luce questa o altre perle del panorama di questo sempre variopinto formato povero. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.